Ciao ragazze, bentornate in questo nuovo video. Oggi andremo a ricreare questa borsetta super carina e è molto semplice perché ha solo punti bassi, fatta con il punto termico, quindi iniziamo subito con il tutorial. Allora ragazze, cosa ci serve per fare questa borsa? Quasi 500 grammi di filato, questo è lo Swan Black di 3 sfere, una catena, 2 anellini, una chiusura, i piedini per la borsa e 2 occhielli per agganciare la catena. Poi ovviamente 1 metro e dei marcapunti. Io utilizzo l'uncinetto da 3,5. Allora dobbiamo andare a fare 36 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ho fatto le mie 36 catenelle, adesso andiamo a fare una catenella in più per salire. Poi dobbiamo andare a fare delle maglie basse in questa costina di dietro, quindi non nella prima ma si parte dalla seconda e devono risultare 36, quindi 1, 2, 3, 4. Ci ritroviamo alla fine. Una volta finita la riga, che vi devono risultare 36 punti, si sale con una catenella e si gira. Adesso cosa si va a fare? Andiamo a fare maglie basse in costa retro, quindi non subito nel primo punto, ma dal secondo si prende solo la costina di dietro e si fa una maglia bassa. E si prosegue così per tutta la riga. Una volta finita la riga in costa retro, si sale con una catenella e si inizia il nostro punto termico. Quindi cosa andremo a fare? Si entra sempre in costa retro, quindi si entra in costa retro e si prende la costina sotto e si chiude in contemporanea e si fa una maglia bassa. Continuiamo così, quindi costina di dietro, costina sotto, maglia bassa, costina di dietro, costina di sotto, maglia bassa, costina di dietro, costina sotto, maglia bassa e si continua così per tutta la riga. Una volta finita il giro di punto termico si continua nello stesso modo, quindi catenella e punto termico. Quindi cosa si deve fare adesso? Tutto il nostro pannello della borsa dovrà essere a punto termico, quindi si deve proseguire sempre con il punto termico fino alla fine del nostro pannello. Quindi si prosegue a punto termico, giri di andata e ritorno senza mai fare altri punti
fino al raggiungimento dell'altezza di 44 centimetri. Quindi ci vediamo alla fine dei 44 centimetri del nostro pannello. Eccoci qui alla fine del nostro pannello. Se voi utilizzate un filato differente dal mio, che sia più fine, che sia più grande, il pannello vi deve risultare 44 cm per 23. Quindi le vostre catenelle iniziali, se avete un filato differente, devono essere di 23 cm. Poi salendo dovete arrivare a 44. Questo è l'inizio, vedete qua c'è lo scalino, ok? La fine del mio pannello risulta con lo scalino sempre nel solito punto, quindi vedete è qui e qui. Nel caso vi dovesse risultare lo scalino iniziale qua sotto, ma questo scalino vi risulta dalla parte opposta, non va bene, ok? Quindi basta fare un giro in più e vi risulta lo stesso lato. Perché? Perché quando poi andiamo a chiudere la nostra borsa, vedete qua non c'è lo scalino, non si deve vedere lo scalino. Quindi il corpo della nostra borsa è pronto. Adesso dobbiamo fare il nostro laterale uguale a questo. Allora vi spiego, i centimetri devono essere questi: 7 centimetri per 12. Quindi qualsiasi filato che voi utilizzate, che sia più fine, che sia più grande, il laterale deve essere di 7 centimetri per 12. Il nostro occhiello deve risultare di 10 centimetri, quindi quando arrivate a 10 centimetri bisogna mettere l'occhiello. Il nostro laterale dovrà essere identico al corpo, quindi dobbiamo fare gli stessi passaggi del nostro corpo. Si inizia con 10 catenelle, 1, 2, 10. Si sale di una catenella per girare il lavoro e si va a fare un giro di maglie basse nella costina dietro. Quindi non si parte dalla prima costina che vedete, ma dalla seconda. Quindi maglie basse nelle costine di dietro. Una volta arrivati in fondo, catenella per salire, si gira, una riga di maglie basse in costa retro, quindi costina di dietro, maglia bassa, costina di dietro, maglia bassa, costina di dietro, maglia bassa e così via fino alla fine della riga. Arrivati in fondo alla riga, sempre una catenella per salire e adesso si inizia il nostro punto termico. Quindi sempre come prima, costina di dietro, costina sotto e maglia bassa, costina di dietro, costina di sotto, maglia bassa, costina di dietro, costina sotto, maglia bassa e così via. Arrivati in fondo alla riga, catenella per alzare, si continua con il nostro punto termico.
Dobbiamo arrivare fino a 10 centimetri perché dobbiamo mettere l'occhiello per poi finire il nostro laterale a 12 centimetri. Quindi continuiamo così fino ad arrivare a 10 centimetri di altezza. Ok, adesso sono arrivata ai miei 10 centimetri. Ok, per avere il lavoro un po' più pulito e bello, ok, per inserire l'occhiello bisogna arrivare con lo scalino al contrario dello scalino di partenza. Quindi se lo scalino ce l'avete qua, i vostri 10 centimetri devono finire con lo scalino dalla parte opposta, perché non essendoci qua lo scalino, una volta che si inserisce il nostro occhiello risulta dalla parte quella giusta. Non dovete mettere l'occhiello di qua dove c'è lo scalino, perché poi dopo quando si vanno a mettere al corpo della borsa i nostri laterali viene brutto. Quindi bisogna inserirlo qua dove non c'è lo scalino. Noi abbiamo 10 punti, quindi bisogna fare sempre il nostro punto termico con 1, 2 e 3, quindi 3 punti termici. Si va a prendere il nostro occhiello e si inserisce nei prossimi 4 punti, quindi 1, 2, sempre con il punto termico, 3, 4 e abbiamo inserito il nostro occhiello. Adesso negli ultimi 3 punti facciamo sempre il nostro punto termico senza l'occhiello, quindi 1, 2 e 3, catenella per salire. Ed ecco qua, abbiamo inserito il nostro occhiello dalla parte dove non c'è lo scalino. Adesso si continua le nostre righe a punto termico fino ad arrivare a 12 centimetri, quindi più o meno per me sono altre 4 righe. Vi faccio vedere una riga, punto termico, quindi stesso modo. Catenella per salire e si continua fino ad arrivare a un totale di 12 centimetri. Ok, sono arrivata alla fine, che deve risultare in tutto 12 centimetri. Mi raccomando, controllate il vostro scalino che deve risultare dietro insieme a quello iniziale, ok? E non deve essere da questo lato. Adesso cosa dobbiamo fare? Per poi cucire i nostri laterali bisogna tenere un po' di questo filo, all'incirca 40-50 centimetri. Ok, quindi lo allunghiamo e deve essere così. Ovviamente bisogna fare 2 laterali. Prima di cucirli, mi raccomando, andiamo a nascondere i nostri fili in eccesso. Prendiamo il nostro ago da lana e si va a nascondere in mezzo qua dove c'è lo scalino, così non si vede niente. Stessa cosa in quell'altro.
Abbiamo fatto il nostro corpo della borsa, i nostri laterali, adesso andiamo a fare il manico della nostra borsa. Quindi andiamo a fare 25 catenelle. Fatte le nostre 25 catenelle, facciamo una catenella in più per girare e alzare il lavoro. Facciamo la stessa identica cosa di prima, quindi andiamo a fare le nostre maglie basse nelle costine dietro, non dalla prima ma dalla seconda. Quindi per tutto il giro bisogna fare maglie basse nella costina di dietro. Ok, il nostro primo giro è andato del manico. Adesso si sale. Dobbiamo fare altri 2 giri, quindi si gira il lavoro a maglia bassa, normali. Quindi si entra non nella prima ma nella seconda con tutta la nostra costina e si fa una maglia bassa classica per tutta la riga. Arrivati in fondo alla nostra seconda riga, si sale sempre con una catenella, si gira il lavoro e si fa la terza riga nello stesso modo, quindi maglie basse classiche normali. Quindi maglie basse normali. La nostra terza riga è completata. Adesso sempre catenella per alzare il lavoro, si gira e si parte con la nostra quarta riga. Cosa andiamo a fare? Maglie basse in costa retro, quindi solo con la costina di dietro. Quindi il quarto giro, maglie basse in costa retro. Quarto giro terminato in costa retro. Adesso si parte con il nostro quinto giro che sarà a maglie basse classiche, quindi 5, 6, 7, quindi quinto, sesto e settimo giro, quindi gli ultimi 3 giri si fanno a maglie basse normali, quindi con tutte e due le costine. Questo è il quinto giro. Completato il nostro quinto giro a maglia bassa normale, si sale sempre con una catenella e andremo a fare le ultime righe, quindi altre 2 righe, quindi la sesta e la settima riga a maglie basse classiche. Quindi ci rivediamo praticamente dopo 2 righe. Quindi si continua a maglie basse per altre 2 righe. Ok, abbiamo finita la nostra ultima riga, cioè la settima riga totale. Quindi ora cosa andiamo a fare? Facciamo una catenella, così si blocca il tutto. Allora, vi spiego un attimo. Noi abbiamo fatto 3 maglie basse classiche, una maglia in costa retro, scusate, una riga in costa retro, altre 3 righe di maglie basse classiche. Vedete che qua c'è lo scalino grazie al nostro giro di maglie basse in costa retro. Ci permette di piegare
nel miglior modo possibile il nostro manico, vedete? Quindi una volta piegato, cosa dobbiamo fare? Ci teniamo un po' di filo per andare a cucire, quindi ne basta poco, perché dobbiamo solo cucire questa parte qui. Andiamo a nascondere prima questo filo, quindi una volta andati a nascondere il nostro filo in accesso, si va a prendere il nostro filo, il nostro ago, e si inizia a cucire il manico. Come si fa per cucire il nostro manico? Una volta girato per benino e piegato il nostro manico, andiamo a far combaciare tutti i nostri punti, ok? Si parte da qua, prendiamo l'ago, primo punto e primo punto dalla parte opposta, e si inizia a cucire. Stringete bene, si passa al secondo punto da questo lato, si passa in quell'altro sotto e si cuce. Terzo punto, lo facciamo combaciare con quell'altro e si cuce. Dobbiamo fare tutto questo fino alla fine della riga, quindi quarto punto con il quarto punto sotto e così via. Vi fate combaciare e continuate a cucire. Una volta finito di cucire tutti i nostri punti, sono arrivata in fondo, andiamo a nascondere il filo. Ecco qua, il nostro manico è pronto. Andiamo a prendere i nostri moschettoni e si inseriscano da un lato e dall'altro. Adesso abbiamo tutto quello che ci serve per andare a costruire la nostra borsa, quindi il nostro manico, i laterali e il nostro corpo. La prima cosa che dobbiamo fare è andare ad inserire i nostri laterali, quindi questo è il corpo, mi raccomando lo scalino deve essere all'interno, quindi dove non c'è lo scalino è l'esterno della borsa. Si prende il nostro laterale e si fa combaciare qui. Si prende il nostro marcapunti e si blocca. Poi andiamo in fondo e si blocca sempre con un marcapunti il nostro angolo. Questo è per facilitarvi un po' il lavoro. Si va qua e si mette un marcapunti. E si fa la stessa cosa qua. E siamo andati a bloccare il nostro laterale. Si prende il filo del nostro laterale, il nostro ago da lana e si inizia a cucire il laterale in questo modo. Allora, questo ora lo possiamo togliere, si fa combaciare bene e il primo punto lo facciamo passare davanti, quindi da qui, ok,
si prende il primo punto e si passa dall'altro lato. E stringiamo bene. Adesso si cuce in questo modo, si passa qui, in questo punto, vedete che lo faccio combaciare al punto dall'altra parte del laterale e si cuce. Si prende il prossimo punto, lo facciamo combaciare con il laterale e si cuce. Stessa cosa, si prende il prossimo punto, lo facciamo combaciare con quello del laterale e si cuce. Vedete come sta avvenendo la cucitura? Mi raccomando, stringete bene. Dobbiamo continuare sempre nello stesso modo fino ad arrivare a questo marcapunti. Ok, sono arrivata all'ultimo punto, ok? E cosa vado a fare? Vedete che qui, se no rimane questo pezzettino un po' staccato, quindi entro nel primo punto qua, entro prima qua dentro, stringo bene e lo vado a cucire qua. E stringo bene, vedete che almeno quest'angolino lo stringiamo bene e si va a nascondere il filo. Lo potete fare sia qua sul laterale che qua dietro, oppure se proprio volete fare un lavoro perfetto, entrate dentro al prossimo buco, vedete, fate passare il filo dall'altra parte e lo nascondete all'interno dove poi ci sarà la fodera, quindi così almeno non si vede proprio niente. Ok, abbiamo finito di cucire il nostro laterale, andiamo a fare la stessa identica cosa dall'altra parte con l'altro laterale e andiamo a controllare dov'è che abbiamo finito con l'altro laterale, quindi la riga è questa, ok? Quindi cerchiamo di far combaciare l'altro laterale nella stessa riga, quindi qua, e si entra con il nostro ago nella stessa riga del finale dell'altro laterale. Così si parte perfettamente uguale a quell'altro. Se volete potete bloccare, come vi ho fatto vedere prima, i vostri laterali con i marcapunti, essere più precisi. E si ricomincia.
mi raccomando, fate passare da questo lato a quest'altro lato il filo, così da, vedete, da stringerlo bene bene bene, se no poi rischiate che a lungo andare a portare la borsa vi si smolla. Quindi si continua in questo modo fino alla fine del giro. Ok, ho finito di cucire anche l'altro laterale, vedete che fa la stessa cosa. Quindi ora vado a, ho finito qui, entro nel primo punto, questo alto, passo con il mio filo e vado nel primo punto di quest'altro lato, così da chiuderlo bene. Volendo possiamo anche fare un altro punto, un altro giro per chiuderlo ancora meglio. Ecco qua, così è strinto per bene. E adesso andiamo a nascondere il nostro filo. Allora, una volta che abbiamo controllato bene che i laterali combaciano e sono praticamente uguali, si va a fissare con un accendino i nostri fili dei laterali, almeno siamo sicuri che non si muovono. Adesso che abbiamo finito tutta la parte dei laterali, andiamo ad inserire la nostra chiusura. Quindi la chiusura che utilizzo io è questa qua, che è fatta in questo modo. Quindi cosa andiamo a fare? Si va a inserire prima questo qua, ok? Quindi dobbiamo prendere le nostre misure, deve essere centrato alla perfezione. Quindi andiamo a vedere quanto misura la nostra borsa, misura dalle 22 alle 23 centimetri, quindi si va a prendere proprio il centro della nostra borsa. Più o meno io per ora lo vado a inserire qua. Per ora lo blocco qui, poi si prende l'altra parte. Io mi aiuto con delle pinzette, quindi questo è il centro dove io ho trovato e vado a inserire piano piano. Lo scalino ci aiuterà anche a bloccare il tutto. Per chiudere la nostra chiusura, per bloccarla, ci vuole un mini cacciavite per avvitare questo, fa sì che blocca bene. Una volta messa per bene la nostra chiusura, andiamo a vedere se combacia con quella che abbiamo messo sotto. Se non fosse così, la andate a modificare. Guardate anche i vostri laterali se vi piacciono. Quindi in questo caso vado a bloccare anche questo. Adesso si chiude e si va a mettere il nostro manico. Quindi prendiamo il nostro manico, questa è la parte davanti, e si va a inserirlo qua con i nostri moschettoni. Quindi prendete le vostre misure e cercate di metterlo più uguale possibile, sia a destra che a sinistra.
abbiamo messo anche il nostro manico e adesso non ci resta che andare a mettere anche i nostri piedini e poi la nostra catena. I piedini vanno tutti a vostro gusto, quindi le potete mettere 2 o le potete mettere 4, come preferite voi. Messo i piedini. Ragazzi, la nostra borsa è finita. Adesso non vi resta che andarla a rivestirla con il vostro cotone all'interno, se volete, se no la potete lasciare anche così. Siamo arrivati alla fine del tutorial, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se la borsa vi piace e se devo migliorare qualcosa. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di mettere un like così da non perdervi gli altri video che usciranno una volta a settimana. E niente, vi mando un bacio, alla prossima!